Eppure, nel corso riguardante l'evoluzione del Vaticano, le tracce dei Neanderthal e gli annunci di Chanel sono ben noti. Ma pochi sanno che la realtà avrebbe potuto essere diversa se gli annunci non avessero vinto la guerra. Appena 30-40 mila anni fa, quando i rappresentanti della nostra specie iniziarono a migrare in Europa in massa, si scontrarono con i Neanderthal dalle temibili arcate massicce che non conoscevano né paura né pietà, e nemmeno queste parole. Si tende a pensare che i Neanderthal fossero molto lontani dall'uomo moderno, sia in termini di sviluppo sia fisicamente, al punto che la parola Neanderthal è diventata un insulto. Eppure c'è fino al 4% del loro DNA in ognuno di noi. Confrontiamo il loro aspetto con il nostro. Erano più bassi, avevano una testa più grande, una fronte più piccola, un naso più largo e un collo corto. Avevano archi più corti, un torace massiccio e cosce più larghe, così come braccia e gambe corte. Questa fisionomia li aiutava ad adattarsi al freddo e a conservare il calore. L'idea che fossero pelosi è, per inciso, un errore. Non avevano più peli di un uomo moderno. Contrariamente agli stereotipi, non si può dire che la vita quotidiana dei Neanderthal fosse semplicemente caccia, mangia e dormi. Aspetta, cosa è questo? Oh, è il diario di un Neanderthal. Dov'è e come un Neanderthal ha cacciato, mangiato e dormito? Forse dovrei spiegarvi. Di solito gli scienziati trovano resti di antichi esseri umani, ma noi, esclusivamente per il canale Human Evolution X, abbiamo trovato un diario Neanderthal. Vediamo cosa c'è dentro. Caro diario, mi sono svegliato a causa del freddo, come al solito. Ho acceso un fuoco dato che sentivo lo stomaco vuoto, dovevo andare a cacciare. Ho affilato un bastone e ho radunato la gente. Probabilmente dovrei spiegare un po' di più. Avevano un linguaggio. Certo, era diverso dal nostro, ma comunque riuscivano a comunicare senza problemi. Siamo andati a caccia di un mammut, ma ha mangiato mio fratello, e lo zio è stato morso alla mano. Scusate, solo qualche parola su come cacciavano in combattimento ravvicinato. C'era un alto rischio di subire gravi traumi, persino mortali. A proposito, mentre cacciavamo, altri 2 uomini e Igor sono morti. Dobbiamo seppellirli. Vive veloce, muori giovane e non dimenticarti di seppellire Igor. In media non superavano i 25 anni e sembrava credessero in un al di là. Mentre avevamo fame ci chiedevamo chi mangiare. Forse il ferito. Zio, dove sei? Ci siamo ripensati. Non siamo mica bestie. Anche se in realtà c'era il cannibalismo. Sono state trovate ossa sia di Neanderthal che degli annunciati. Dopo pranzo ci siamo concessi una tisana alla camomilla e abbiamo festeggiato un millennio. Sembrava che il freddo fosse benefico, ma avevano una medicina. E che dire dell'arte? Hanno fatto delle rappresentazioni sulle pareti delle grotte, ma cosa li ispirava? E sai un'altra cosa? Ho fatto una buona azione oggi. Ho aiutato una vecchia a attraversare una strada storica. Quindi avevano concetti come amore e cura per il prossimo. Ma aspetta un secondo. E riguardo al fatto che il mammut abbia mangiato il fratello, è successo o no? Scrivete le vostre teorie nei commenti. I Neanderthal erano ragazzi in gamba, vivevano una vita normale e si capivano tra di loro. Ma perché sono scomparsi? In realtà, esternamente, i Neanderthal erano molto simili agli uomini moderni. Per avere un'idea di come potrebbero essere sembrati, basta guardarsi allo specchio. Sapevano comunicare efficacemente tra di loro e addirittura avevano addomesticato i cani, il che li aiutava nella caccia. Evitavano di mettersi in pericolo cacciando solo piccoli animali. Suddividevano i compiti tra uomini e donne. Avevano un luogo fisso dove vivere e scavavano buche nel terreno per conservare il cibo. Questo li metteva in vantaggio. Ma allora, perché questo video lo abbiamo chiamato la guerra più importante? Non è un clickbait, ma non è neanche una guerra nel senso moderno del termine. Ciò che intendiamo è la convivenza di Homo sapiens e Neanderthal nello stesso territorio per circa 8-12 mila anni. Entrambi competevano per le stesse risorse e poi i Neanderthal sono semplicemente scomparsi. Aspetta un momento. Una specie che ha vissuto per 300.000 anni è semplicemente scomparsa.
Ci sono diverse teorie. I Neanderthal potrebbero essersi semplicemente fusi con gli Homo sapiens. Non sono stati deliberatamente sterminati. Gradualmente gli Homo sapiens li hanno superati in numero, dato che erano almeno 10 volte più numerosi. Bassa natalità e alta mortalità tra i Neanderthal. Il cambiamento climatico, con un raffreddamento delle temperature, la mancanza di cibo e il pericolo di morire durante la caccia, sono state cause determinanti. Cannibalismo? Scherzo. Davvero si sono mangiati tra di loro per 300.000 anni e 30.000 anni fa hanno finalmente finito di farlo? E le malattie portate dai tropici? Questo video non riguarda solo la guerra tra gli antichi umani, ma rappresenta un momento cruciale nella storia dell'evoluzione della civiltà umana. La guerra più importante nella storia dell'umanità. Una guerra tra due specie in cui solo una è sopravvissuta. E chi può dire cosa sarebbe successo se a vincere non fossero stati gli Homo sapiens? Ora dirigiamoci ai commenti. Prosegui, condividi i tuoi pensieri.